Tassare meno le donne? Sembra una provocazione, ma in questa nostra nuova esplorazione andiamo ad analizzare una ricerca economica che propone esattamente questa soluzione fiscale. Partiamo da un concetto base, la teoria della tassazione ottimale. In sostanza, un governo benevolo, cioè un governo che vuole raccogliere le entrate pubbliche facendo il minor danno possibile all'economia, dovrebbe applicare tasse più basse a chi ha un'offerta di lavoro più elastica. Entrando nel vivo di questa teoria, è affascinante scoprire come l'organizzazione interna della famiglia vada a influenzare in modo diretto e potente le politiche fiscali di un'intera nazione. A questo punto ci si potrebbe chiedere, ma perché mai chi ha un'offerta di lavoro più elastica dovrebbe avere uno sconto sulle tasse? La logica economica dietro a tutto questo è la cosiddetta regola dell'elasticità inversa. In parole povere, per ridurre al minimo le inefficienze nel sistema, lo Stato dovrebbe tassare di più chi non cambierebbe comunque le proprie abitudini lavorative a causa delle tasse e tassare di meno chi invece smetterebbe di lavorare se la pressione fiscale diventasse troppo alta. Eppure, la realtà dei fatti va esattamente nella direzione opposta. Oggi, nella maggior parte dei sistemi occidentali, le donne sposate, che rappresentano proprio la fascia di lavoratori con elasticità più alta in assoluto, finiscono per affrontare aliquote fiscali marginali nettamente superiori rispetto ai single. I dati dell'OCSE risalanti al 2001 mettono in luce questo paradosso in modo spettacolare. Emerge in maniera lampante come i cosiddetti secondi percettori di reddito in famiglia, che storicamente e statisticamente sono quasi sempre le donne, siano fortemente penalizzati. Se guardiamo la media generale, l'aliquota media sui secondi percettori si attesta al 28%, mentre per i single scende al 21%. In alcuni paesi la situazione è ancora più drastica. In Germania, per esempio, abbiamo un pesantissimo 50% contro un 34%. E in Italia? La differenza è tra il 38% e il 24%. Insomma, il sistema attuale disincentiva il lavoro proprio di quelle persone che, secondo la fredda logica economica, andrebbero invece incentivate. Ma per capire come siamo finiti in questa situazione, dobbiamo sbirciare dentro le mura domestiche, seguendo il modello economico centrale di questo studio. Il punto di svolta è che il nucleo familiare non viene visto come un'unica entità granitica. Assolutamente no. La famiglia è, di fatto, un vero e proprio tavolo di negoziazione. Marito e moglie conducono una contrattazione continua, quella che in economia chiamiamo contrattazione di Nash. Negoziano letteralmente su tutto, come spendere i soldi, quanto tempo dedicare al lavoro retribuito e ovviamente chi lava i piatti. Se c'è uno squilibrio, la questione viene risolta con dei pagamenti laterali impliciti. È un po' come se uno dei due partner ricevesse una fetta più grossa dei consumi o del tempo libero in cambio di un compromesso. Ora, la ricerca individua due macromotivi che portano a dividersi il lavoro e i compiti a casa in modo squilibrato tra i generi. Da un lato c'è il cosiddetto vantaggio comparato. Questo si verifica quando ci sono differenze esterne, magari il mercato del lavoro paga meno le donne in partenza, rendendo economicamente più sensato che si occupino della casa. Dall'altro lato c'è l'ipotesi del maggiore potere contrattuale. In questo scenario, anche se uomini e donne sono identici per produttività sia in ufficio che a casa, l'uomo parte con un peso negoziale superiore, derivante da vantaggi culturali e storici ben radicati. La cosa interessante: il modello dimostra che entrambe le strade portano esattamente allo stesso identico squilibrio finale, mantenendo una perfetta neutralità scientifica sulle cause sociali. E badate bene, questa negoziazione non inizia il giorno del matrimonio, inizia molto molto prima, con le scelte di carriera. Decidere di lanciarsi in una carriera altamente retribuita è un vero e proprio impegno vincolante. Richiede sforzi enormi e livelli di stress altissimi. Però, stipendi più alti fanno crescere la torta matrimoniale, cioè il benessere totale della futura famiglia. Ed ecco il punto critico. Chi già sa o anticipa di avere un maggiore potere contrattuale nel futuro matrimonio ha un enorme incentivo economico a sobbarcarsi tutto quello stress, perché sa che alla fine potrà garantirsi la fetta più grande di quella torta condivisa. Si giunge così al vero motore di tutta questa analisi, l'elasticità dell'offerta di lavoro. Senza usare troppi paroloni accademici, l'elasticità è semplicemente la misura di quanto le ore che una persona decide di lavorare cambiano quando cambia il suo stipendio netto. Se le tasse salgono e una persona riduce subito e drasticamente le ore in ufficio, allora la sua elasticità è alta. Se invece tasse o non tasse, la persona continua a timbrare il cartellino a tempo pieno senza battere ciglio, la sua elasticità è decisamente bassa. E qui arriva la domanda fondamentale.
Perché questa elasticità è così diversa tra uomini e donne? La risposta sta nella divisione dei ruoli di cui parlavamo prima. Siccome le donne storicamente si fanno carico di più compiti domestici, le ore passate a curare la casa diventano un perfetto sostituto del lavoro retribuito. In pratica, se le tasse aumentano e lo stipendio netto si assottiglia, diventa economicamente vantaggioso lavorare meno in ufficio e fare più cose in casa, come preparare i pasti o curare i figli, piuttosto che pagare qualcuno per farlo. Avere quest'opzione di riserva così forte rende l'offerta di lavoro femminile estremamente flessibile e sensibile rispetto a quella maschile. E i dati empirici lo confermano in pieno. Nonostante il massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro negli ultimi decenni, l'elasticità delle donne sposate rimane costantemente e sistematicamente sopra quella degli uomini. Di quanto? Le stime indicano un rapporto di circa 4-1. Esatto, la reattività lavorativa delle donne ai cambiamenti dello stipendio è circa 4 volte superiore a quella degli uomini sposati. Un divario del genere è semplicemente troppo grande perché la politica fiscale possa far finta di niente. Ed è in questo contesto, puramente matematico, che il paper introduce la sua soluzione: la tassazione basata sul genere. Se ci mettiamo in un'ottica di pura efficienza economica, l'obiettivo di un governo è raccogliere soldi minimizzando i danni per la società. Se assumiamo che lo Stato risolva il problema delle disuguaglianze in altri modi, allora il sistema fiscale dovrebbe basarsi solo e soltanto sull'elasticità. Di conseguenza, visto che le donne sono 4 volte più sensibili agli sbalzi di stipendio causati dalle tasse, la logica formale impone che dovrebbero avere aliquote marginali più basse rispetto agli uomini. La prova visiva di questo meccanismo è in questo grafico originale del paper, che ci mostra le curve del ricavo marginale e del costo marginale al variare delle tasse. Sull'asse orizzontale abbiamo la differenza tra le tasse applicate agli uomini e quelle applicate alle donne. Come si può notare osservando l'intersezione tra le linee, l'equilibrio economicamente perfetto si trova in quella precisa zona in cui il ricavo extra derivante dal tassare maggiormente gli uomini copre ampiamente il costo marginale. In sintesi, è la dimostrazione matematica che per ottimizzare il sistema il carico fiscale dovrebbe pendere di più verso la componente maschile. Ma come si tradurrebbe in pratica una teoria così dirrompente? Il modello propone un piano in 3 fasi. Primo, si introducono trasferimenti in somma fissa specifici per genere, ovvero soldi che il governo dà in modo indipendente da quanto si lavora per riequilibrare il potere sociale di base senza distorcere il mercato. Secondo, si applicano, come abbiamo visto, aliquote marginali più elevate agli uomini. E terzo, che è forse l'aspetto più brillante, si osserva come questa pressione fiscale faccia cambiare le regole del gioco dentro casa. La famiglia, di fronte a questi nuovi incentivi, cambia spontaneamente i termini della propria negoziazione interna. Questo ci porta agli effetti di lungo periodo, che sono cruciali. La famiglia non subisce passivamente la politica fiscale, ma vi si adatta dinamicamente. Tassando meno il lavoro femminile, si aumenta in modo esponenziale l'incentivo per le donne a investire in carriere prematrimoniali ambiziose e ben pagate. L'uomo, d'altro canto, essendo tassato di più, sarà portato a ridurre il suo eccesso di ore lavorative sul mercato. Il risultato finale? La divisione tra chi porta a casa lo stipendio e chi si occupa della casa diventa molto più bilanciata. Non è solo un modo per riscuotere le tasse in modo efficiente, ma una forza invisibile che va a chiudere quel divario di elasticità da cui tutto il problema era partito. E questo ci porta a una conclusione dal sapore quasi filosofico. Se questa tassazione basata sul genere funziona, spingendo le famiglie a parificare le ore lavorate nel mercato e a dividersi equamente i compiti domestici, nel lungo periodo l'elasticità lavorativa di uomini e donne finirebbe per diventare esattamente la stessa. E se i comportamenti si allineano, sorge spontanea una domanda pazzesca. Potrebbe una politica fiscale così efficiente finire per eliminare la sua stessa necessità di esistere? È un pensiero provocatorio, certo, ma dimostra il potere immenso che gli incentivi economici hanno nel ridisegnare, fin dalle fondamenta, la struttura della nostra società.